Tanta gente spesso mi scrive: Simone, come fai tra il lavoro di project manager, il language coaching, il canale YouTube, il podcast, l'apprendimento delle lingue, la vita sociale, i viaggi e le altre centinaia di cose che fai? Beh, in effetti non lo so neanch'io. Quello che so è che con il tempo ho iniziato a prestare molta attenzione a come gestisco il mio tempo. Oggi vedremo alcuni consigli e alcune tecniche utili non solo per gestire meglio il tempo per lo studio delle lingue, ma in generale nella vita. Dai, che cominciamo! La prima tecnica che utilizzo, ragazzi, è quella di prendere ogni nuova cosa come un nuovo progetto. Se inizio a fare qualcosa, questa cosa è un progetto. C'è il progetto studio dello sloveno, oppure c'è il progetto certificazione project manager, o come ho fatto l'anno scorso ho iniziato il progetto di leggere un libro a settimana. L'idea di dare un nome anche a questo progetto che voi iniziate renderà le cose molto più semplici, perché saprete che vorrete investire tempo, risorse, energie per raggiungere quello che è l'obiettivo del vostro progetto. In qualche modo il chiamarlo progetto concretizza le cose e quello che prima era semplicemente un'idea adesso è un progetto, quindi esiste, c'è davvero e posso fare degli step tutte le settimane per andare a raggiungere quello che è il mio obiettivo. In realtà, però, lo dico sempre, non focalizziamoci troppo sugli obiettivi. Va bene definirli una volta che abbiamo creato il progetto, però poi cerchiamo di goderci il viaggio, perché è l'unico modo reale per riuscire a fare una cosa con costanza per un lungo periodo di tempo. Se non mi diverto nel fare una cosa, progetto o non progetto, sarà molto difficile che riuscirò ad andare avanti a farlo. È stato per me la stessa cosa con la corsa, ad esempio. Ho iniziato a correre perché volevo mantenermi in forma, ma non sarei mai riuscito a correre la mia prima mezza maratona dopo qualche mese se non fossi riuscito a divertirmi in qualche modo. La corsa ha iniziato a piacermi ed è per questo che sono andato avanti, non perché avevo l'obiettivo in testa, devo fare assolutamente la mezza maratona, mi frustavo per farla. No, mi divertivo, è iniziato a piacermi, è diventato un piacere e sono andato avanti in questo modo. Quindi il viaggio è molto più importante della destinazione in generale. La seconda tecnica che utilizzo, ragazzi, è quella del calendario. Cioè il calendario, la mia agenda, controlla la mia vita. Io quando qualcuno mi dice Simone ci vediamo domani sera o domani pomeriggio, gli dico guarda non lo so. Guardo il calendario cosa dice perché è il calendario che comanda, io non ho nessun controllo. No, in realtà ovviamente è Simone che decide come inserire tutti gli appuntamenti nel suo calendario, però una volta che l'appuntamento è nel mio calendario io mi dimentico che esista. È anche un modo per non stressarsi perché ho tutto scritto nel mio calendario, sia vita privata che vita professionale, e il calendario sa quando devo fare cosa e io non devo pensare, ricordarmi devo fare quella cosa o quell'appuntamento, quell'altra cosa. Ti alleggerisce molto ed è un modo ovviamente per fare le cose che davvero sai che devi fare. Abbiamo parlato prima del progetto, benissimo, per raggiungere il mio progetto di studio della lingua slovena so che tutte le settimane dovrò studiare il martedì, il mercoledì, il giovedì, mezz'ora qua, un'ora là, 15 minuti dall'altra parte e andrò avanti in questo modo. Punto numero 3, ragazzi, separare il momento della pianificazione dal momento dell'esecuzione. Io pianifico prima, non mi metto a pianificare 10 minuti prima di fare quello che devo fare, no? Non è che mi sveglio la mattina e dico, ok, oggi tra 20 minuti studio sloveno per mezz'ora, poi vado a correre 20 minuti, poi ho la riunione con il cliente, poi ho una sessione di coaching. No, ovviamente non funziona così. Di solito io uso la domenica sera per pianificare un pochino la settimana successiva, però spesso pianifico con 4-5 settimane di anticipo, soprattutto per
quanto riguarda lo studio delle lingue. Se lavoro con un tutor, ovviamente non prenoto da oggi o domani la lezione, ma prenoto una serie consecutiva di lezioni di 4 o 5 settimane, una volta alla settimana, so che tutti i giorni è sempre lo stesso giorno. Lo stesso vale però per le cose che faccio con me stesso, nel senso che se mi metto a studiare per conto mio, comunque lo metto a calendario, così so che quel tempo lì è riservato per quella attività. La tecnica numero 4, e io sono pessimo, nel senso che so che dovrei farlo, spesso mi dimentico e non lo faccio, è fare una revisione di quello che abbiamo fatto, perché ovviamente un conto è pianificare, un conto poi è la realtà. Non sempre il 100% di quello che pianifichiamo è poi esattamente quello che facciamo. Potrebbe esserci un problema, potrebbe esserci, nel mio caso, lavorando come project manager, magari c'è un'emergenza in cantiere, qualcosa del genere, per cui devi magari cancellare un appuntamento o un altro e poi non sempre le cose combaciano. Facendo una revisione impariamo a conoscerci un po' meglio, impariamo a capire se il modo in cui stiamo pianificando va bene o se stiamo pianificando troppo. Se stiamo pianificando troppo, allora bisogna rallentare un attimo. O magari se stiamo pianificando troppo poco e ci siamo accorti che una gran parte del nostro tempo viene passato su Facebook o su Instagram a fare nulla, no? Quindi allora in quel caso forse dovremmo pianificare un po' di più. Strategia numero 5, no alle distrazioni. In generale, ragazzi, il 90% delle nostre distrazioni vengono dal cellulare, quindi un ottimo modo per evitare distrazioni è mettere il cellulare in modalità offline. Se sto studiando, il cellulare lo metto offline o lo lascio in un'altra stanza e nessuno mi deve interrompere mentre sto studiando. Può esserci anche un'emergenza, è cascata una bomba sul cantiere, va bene, in un quarto d'ora mi occuperò della bomba che è caduta sul cantiere. Se mi occupo adesso della bomba o tra un quarto d'ora, comunque la bomba è caduta, è comunque troppo tardi. Quindi veramente cellulare offline e concentriamoci su quello che stiamo facendo, soprattutto se stiamo studiando. Un'altra tecnica interessante che uso ogni tanto, la uso ad esempio quando faccio scripting, se devo scrivere 2 o 3 cose per avere le idee chiare di quello di cui voglio parlare per i video su YouTube o magari per il podcast, è la tecnica del pomodoro. La tecnica del pomodoro prevede di impostare un timer che di solito è di 20-25 minuti e ogni singolo slot di 25 minuti è un pomodoro. Quindi se devo fare una determinata attività decido, ok, ci metterò un pomodoro, 2 pomodori o 3 pomodori. Tra un pomodoro e l'altro ci sono 5 minuti di pausa di solito, quindi 25 minuti, 5 di pausa, 25 minuti, 5 di pausa e così via. Nel modo in cui la uso io, la uso sempre con il pomodoro singolo, potremmo dire così, quindi mi do 25 minuti di tempo per fare un'attività e è incredibile quanto questo aiuti il cervello a restare concentrato, perché il cervello sa, caspita, ho solo 25 minuti di tempo, alla fine dei 25 minuti suona la sveglia, è tutto finito, devo stare super concentrato. Il consiglio numero 7 invece è quello del tracking. Io cerco di fare tracking un po' di tutte le attività che faccio, perché sapere cosa sto facendo mi aiuta a capire se sono sulla buona strada. Ci aiuta soprattutto anche a non mollare. Quando siamo stanchi, quando magari non abbiamo voglia di studiare o di fare qualunque altra cosa, sapere che per un mese sono riuscito a studiare tutti i giorni mi dà quella piccola motivazione in più che mi serve magari anche oggi per mettermi a studiare, anche se sono stanco, se non ho voglia di farlo, se ho altre 1000 cose per la testa. In realtà poi, indipendentemente da tutte le strategie che posso usare per gestire meglio il mio tempo, una cosa fondamentale per avere l'energia durante le nostre giornate di fare tutto quello che vogliamo fare è dormire bene. Ragazzi, ho fatto un video in cui mi sono letto un sacco di libri sul sonno e la scienza del dormire. Dategli un occhio, secondo me è molto interessante. Vi ringrazio, piazzatemi un like e noi ci sentiamo, ci vediamo davvero presto. Ciao ragazzi, ciao a tutti.